Hi guys, benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati sul mio canale. Ebbene sì, siamo di nuovo in zona rossa e siamo ancora impossibilitati a volare. Ho deciso comunque di fare questo video, anche se non sarà un video di volo, per farvi comunque sapere le novità del canale e per farmi sentire. Le novità di questi ultimi giorni sono principalmente due. La prima è che ho cambiato elica, ho messo su un'elica in carbonio della iPro, una 130, vedremo come va. Non ho mai avuto un'elica in carbonio, penso sia ora di provarla. L'ho cambiata perché ho spaccato quella in legno. Per chi mi segue su Instagram forse l'ho detto. Stavo girando un video per raccontarvi un po' come si usano i Chasecam e insegnandovi qualcosa ho imparato anch'io qualcosa, ma ve lo racconterò in un video dedicato sul Chasecam. Insomma, ho rotto l'elica e ho comprato questa in carbonio. La seconda novità è che ho preso un drone. Ho preso un Mavic Mini perché dato che non posso volare io in prima persona, volo con lui. E poi diciamo che il motivo principale è perché voglio portare un po' di qualità nei miei video. Ho cominciato già a utilizzarlo, arrivando dall'aeromodellismo ho preso mano subito e mi sto divertendo un po' fino a che comincerò a usarlo seriamente per mettere qualche bella scena nei miei video. Ma andiamo al motivo principale per cui voglio fare questo video. Ho pensato che dato che sono fermo e non posso volare, è la volta buona che vado a cambiare l'imbrago e gli attacchi. Tony mi aveva mandato l'imbrago con gli attacchi alti e con gli attacchi basculanti. Ho volato per un po' gli attacchi basculanti, adesso voglio mettere su gli attacchi alti fissi per volarlo un po' così e vedere come mi trovo. Quindi adesso mi metto al lavoro e nel frattempo parleremo un po' di quelle che per me sono le differenze fra i due tipi di volo. E ribadisco per me, perché io non è che ho la verità in tasca, anzi quello che dirò è frutto delle mie esperienze e può essere anche sbagliato. Se mi sbaglio correggetemi pure nei commenti, anche perché così tutta la community può crescere e imparare anche dai miei errori, come per il Chasecam tra l'altro. Mi metto al lavoro. Allora, da come me ne ha parlato Tony non dovrebbe essere poi così difficile. Teoricamente dovrebbero servirmi solo due brugole e una chiave da 10. Allora, parliamo un po' delle differenze che io ho riscontrato fra i due tipi di attacchi e tipi di volo. Il 90% ormai delle persone vola gli attacchi basculanti e disprezza completamente gli attacchi fissi perché dicono che sono un po' sorpassati. Ma io devo dire che, come sempre, la verità secondo me sta un po' nel mezzo. Allora, gli attacchi basculanti dalla sua hanno sicuramente un miglior assetto di volo, nel senso che dando motore il paramotore continua comunque a volare dritto, si inclina poco all'indietro, il che permette di volare non facendo cabrare molto la vela. Questo è importante perché non rallentiamo e abbiamo comunque sempre un buon carico alare, perché non andiamo a cabrare e a rischiare lo stallo, rischiare tra virgolette. Quindi questo probabilmente è il motivo per cui i basculanti vengono scelti. Un altro motivo è che il pilotaggio è molto più attivo, perché si sentono molto più le sensazioni della vela e soprattutto nelle virate, con gli attacchi fissi noi viriamo e il peso del pilota influisce poco, quasi nulla, sull'andamento della vela. Con gli attacchi basculanti, per fare una buona virata, bisogna prima buttare il peso e poi tirare il comando. Questo sembra una cosa banale, ma per me, che arrivo dai fissi, non è una cosa poi così banale. Un aspetto negativo dei braccetti basculanti è la loro posizione, che, come sapete, ve l'ho già detto anche questo, è molto alta e dà fastidio un po' ai movimenti. Questo purtroppo è una questione di abitudine. Un'altra differenza che non saprei se mettere fra gli aspetti negativi e gli aspetti positivi è che nel volo con i basculanti siamo protesi in avanti e questo magari a qualcuno può piacere, a qualcuno un po' meno. Con gli attacchi fissi siamo un po' più inclinati all'indietro ed è secondo me una posizione di volo più confortevole. Una cosa che ho notato è che con gli attacchi basculanti il decollo è un po' più lungo, poi correggetemi se sbaglio,
ma secondo me questo è proprio dovuto sempre dal discorso che il basculante ti fa accelerare non verso l'alto ma dritto, chiamiamolo dritto, perdonatemi se il mio lessico non è così avionico. Beh, ragazzi, abbiamo tolto l'imbrago nel frattempo. Fatto! Sempre un imbrago dell'arco, non dovremmo metterci molto di più. Devo capire dove si fissano queste fettucce. Io penso che vada una qui e questa qua qui. Ragazzi, credo di aver finito. Ci ho messo veramente pochissimo. Il tutto è fissato. Proviamo. Bene. Non ci resta che provarlo in volo. Ragazzi, il lavoro ultimato, ci ho messo davvero poco e devo dire che è una bella soluzione per chi come me è un po' nel dubbio e non sa cosa scegliere fra basculanti o fissi. Sicuramente questa è una buona opportunità, il fatto che in 15 minuti si può cambiare e ognuno può decidere da sé senza farsi influenzare un po' da quella che è, possiamo dire, la moda o comunque da quello che dicono gli altri, semplicemente provarlo sulla propria pelle e vedere cosa più gli piace. Spero di aver detto tutto, mi sono perso un po' di discorsi perché mentre si lavora, insomma, riuscire a stare dietro a tutto non è facile, ma comunque, come avete capito, questo video non voleva essere un super video, ma voleva essere solo un modo per ritrovarsi qui sul canale, vedere come state, raccontarvi un po' come stanno andando le cose e tutto qua. Vi invito a iscrivervi al canale, siamo sempre più vicini alla soglia dei 1000 iscritti. Aggiungetevi al canale Telegram, siamo già in un 35 persone e stanno uscendo bei discorsi davvero utili anche per me. Quindi niente, vi auguro tutto il bene, spero di ritrovarci presto in volo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!